Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di pennelli. Più precisamente parliamo di che pennello scegliere a seconda del lavoro che dobbiamo fare. Però prima di cominciare dobbiamo fare una specificazione. Qui stiamo parlando di pitture murali e più precisamente di quando dobbiamo dare il colore alle pareti. Non stiamo sicuramente parlando di lavori a livello artistico, di decorazioni che possono essere su muro oppure possono essere su tela. Non stiamo parlando di questo argomento perché sappiamo che quando parliamo di arte si apre un mondo e lì il pennello sì che è importante. Noi invece in questo video generalizzeremo molto perché quando dobbiamo dipingere una parete 10, 15, 20 metri quadri, le caratteristiche tecniche di un pennello non sono così importanti come invece lo sono quando si fa un lavoro di tipo artistico. Fatta questa premessa, passiamo subito al nostro video, parleremo di pennelli, di rulli e vedremo quali usare a seconda del muro che dobbiamo dipingere. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Dicevamo pennelli, sì, pennelli e rulli. Allora iniziamo parlando dei pennelli. Quali sono i tipi di pennelli che possiamo trovare nel mercato? Beh, principalmente sono di due tipi: pennelli a setole morbide e pennelli a setole dure. Noi in questa sede non parleremo della differenza tra pennelli a setole naturali e pennelli a setole sintetiche, perché per il lavoro che dobbiamo fare noi sul muro questa suddivisione non è molto importante, perché con le ultime tecnologie per quanto riguarda il nylon e tutte quelle sostanze chimiche con cui vengono fatti i pennelli, praticamente a livello di muro hanno più o meno la stessa resa. Quindi parleremo semplicemente di setole dure e morbidi e non se sono naturali oppure no. Setole dure e setole morbide, qual è la differenza? Beh, si capisce subito dalla parola stessa. Le setole dure sono un pochettino più resistenti, mentre le setole morbide sono molto più molli. Io adesso vi sto facendo vedere entrambi i pennelli. Questi qua che vi sto mostrando sono tutti con setole sintetiche perché sono quelli che si trovano più facilmente all'interno del mercato. Per cosa si usa uno e per cosa si usa l'altro? Diciamo che i pennelli a setole dure sono quelli che sono più facili da trovare e sono anche i meno costosi. Possiamo utilizzarli praticamente per tutto. Quando è che creano problemi? Il problema viene creato dalle idropitture e dagli smalti ad acqua. Perché? Perché essendo questi tipi di pittura molto morbidi, molto molli, si vedrà di più l'effetto pennellata e se stiamo dipingendo un termosifone, come abbiamo detto nel nostro video, che fa la differenza tra gli smalti ad acqua e gli smalti a solvente, il fatto che si veda la pennellata non è proprio una cosa che ci serve. Quindi quando andiamo a utilizzare idropitture, quindi pitture molto annacquate, perché al posto di avere il solvente hanno l'acqua, è preferibile utilizzare il pennello a setole morbide perché si vedono molto meno le pennellate. Certo, ovviamente, se a noi ci piace l'effetto sul muro del pennello, ben venga la setola dura. Quindi è un po' una nostra scelta personale. Diciamo che la setola morbida si adatta un po' di più a tutte quelle che sono le nostre esigenze e possiamo utilizzarla praticamente per tutto. Ed è anche un pochettino più costosa. Se dobbiamo dipingere il muro e ci piace invece l'effetto delle pennellate, prendiamo il pennello a setole dure, ma mi raccomando di buona qualità perché sennò perde i peli, e possiamo dipingere tutto quello che vogliamo. Adesso passiamo al secondo argomento, cioè scegliere il pennello oppure il rullo per il nostro muro. Ci sono tantissimi decoratori che sono affezionatissimi al pennello e non lo lasciano per nessun motivo al mondo. E c'è un perché. Perché col pennello ovviamente la pennellata è molto più controllata, ma è anche molto più lenta. Quindi se noi dobbiamo andare veloce, sicuramente il rullo è la cosa che ci facilita di più. Sappiamo però che ci sono dei momenti in cui è obbligatorio scegliere uno o l'altro. Quali? Quando abbiamo parlato della pittura a calce, vi lascio il link ovviamente del video che vedrete comparire qui alla mia destra o alla mia sinistra, abbiamo detto che in questo caso bisogna per forza utilizzare il pennello. Perché? Perché essendo la pittura a calce caratterizzata da micro palline, microsfere di ceramica, queste devono essere spinte dentro le microcrepe
che ci sono presenti all'interno dell'intonaco. Infatti ne abbiamo parlando appunto di risolvere il problema delle crepe nell'intonaco. Quando utilizziamo questi tipi di pittura siamo obbligati a usare il pennello. Per tutta la restante parte di muri, invece, possiamo scegliere. Chiaramente, come dicevamo prima, il pennello lascia suoi segni caratteristici. Ad alcuni piacciono molto e quindi va bene così. Se invece vogliamo andare più velocemente e non lasciare segni sul muro, utilizzeremo il rullo. Dicevamo non lasciare segni sul muro, è vero, ma anche qui dobbiamo scegliere il tipo di rullo adatto al muro o alla vernice che stiamo utilizzando. Ah sì? Ebbene sì. Facciamo la regola generale per i rulli. Più il rullo a pelo lungo e più dipinge muri ruvidi. Quindi un rullo a pelo lunghissimo dipingerà pareti esterne molto ruvide, come ad esempio l'effetto buccia d'arancia o addirittura più ruvido ancora. Mentre più corti sono i peli del rullo, fino addirittura ad arrivare a scomparire, ad essere semplicemente spugna, e più questo è adatto per i muri lisci. Questa è la regola generale che ci dobbiamo ricordare sempre quando scegliamo il nostro rullo per dipingere casa nostra. Abbiamo le pareti ruvide? Dobbiamo prendere un rullo con la peluria. Vogliamo dipingere all'esterno che è molto ruvido? Deve avere una peluria molto lunga. Abbiamo invece il muro liscio? Sceglieremo un rullo senza peluria. Questa è la regola generale. Ovviamente ci sono tutte le eccezioni del caso e queste eccezioni ci sono quando andiamo a parlare di vernici un pochettino più particolari o di superfici un pochettino più particolari. Mi spiego meglio. Qui vi sto mostrando in questo momento, insieme a tutti gli altri pennelli che ho comprato solo ed esclusivamente per farveli vedere, tra l'altro, vi sto facendo vedere o vi sto indicando il rullo adatto alla stesura delle resine. Le microresine e le resine sono molto comuni e stanno diventando sempre più comuni perché sono delle vernici spettacolari. Per stendere le resine occorre utilizzare un rullo esattamente come questo. Vedete, è fatto praticamente di spugna. Una spugna con una trama molto fitta e se voi lo toccaste questo rullo, la spugna non è neanche eccessivamente spessa, quindi una spugna fine a trama molto fitta che serve per stendere questa resina. A fianco a questo vedete una spugna che sembra esattamente uguale, ma non è così. Ha la trama un pochettino più larga ed è molto più spessa. E questo per cosa la utilizziamo? La utilizziamo per gli smalti. Perché? Perché le microresine hanno anche lì una consistenza molto più fluida, mentre gli smalti sono molto più densi, quindi possiamo permetterci di avere una spugna più larga, una spugna con una granulometria più alta, in modo che faccia penetrare bene lo smalto e poi lo stenda in maniera uniforme. L'ultimo rullo che vi sto mostrando in questo momento è il rullo da cartongesso che fa eccezione. Perché? Perché pur essendo il cartongesso un materiale molto liscio, il rullo ha la peluria lunga. Si usa questo per le caratteristiche chimico-fisiche del cartongesso, per il fatto che noi andremo a dipingere di fatto sul cartone, si utilizza questo tipo di rullo. Ora, quindi, facciamo un riassunto per capirci meglio. Mettiamo per iscritto quali sono le regole base per scegliere il rullo o il pennello. Abbiamo visto che quando dobbiamo dipingere casa nostra, scegliere il rullo o scegliere il pennello è una scelta personale. Sappiamo che il pennello, soprattutto quello con le setole rigide, lascerà i suoi segni caratteristici, che sono anche molto belli. Quindi, se vogliamo dipingere così, va benissimo. Abbiamo visto che la scelta del rullo e del pennello è una questione prettamente personale, ma che ci sono alcuni tipi di pittura, come la pittura a calce, che ci richiedono per forza il pennello. Oppure altri tipi di materiali, come per esempio le resine, che per essere stesi in maniera perfetta hanno bisogno del rullo. D'altro canto, quando andiamo a utilizzare il rullo, dobbiamo ricordarci che se il muro è ruvido sarà peloso e se il muro non è ruvido sarà invece senza peli, fatto praticamente di spugna. Scegliere fibre naturali o fibre sintetiche, questa è una questione nostra, ma che a livello di lavoro, quando siamo su grandi superfici, non ha un'eccessiva importanza perché più o meno il lavoro ci verrà uguale. Detto questo, io spero di essere stato chiaro.
Spero di avervi detto tutto e spero soprattutto che abbiate trovato questo video utile. Se avete qualche domanda, come al solito, non esitate a farla nei commenti. Scrivetemele qui sotto e come al solito io tenterò di rispondervi al meglio delle mie capacità. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.